Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto parlando di campo, calcio giocato, migliora la condizione fisica ovviamente. Napoli-Girona giocata ieri 3-2 per i nostri azzurri e stamattina contro il Sorrento un bel 4-0 secco. Come dicevo migliora la condizione fisica, ma ci sono delle cose da analizzare perché i due gol presi ieri sera comunque presentano ancora situazioni da migliorare. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti se avete visto ovviamente le due partite, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano come sempre all'algoritmo. La partita di ieri mi è piaciuta tantissimo per quanto riguarda l'approccio, la pressione, soprattutto nei primi 30-35 minuti dove sei tra virgolette fresco perché siamo sempre in una situazione di ritiro precampionato. C'è stata quella situazione che mi è piaciuta con Lobotka che si staccava dalla linea dei centrocampisti andando a ridosso della prima punta, ecco, per dare una mano nella prima pressione e recuperare il pallone. Infatti il Napoli pronti via nei primi 2 minuti crea due occasioni e la seconda occasione poi porta al calcio d'angolo che De Bruyne calcia e Di Lorenzo spizza di testa e andiamo in vantaggio. Quel De Bruyne che tutti quanti ancora oggi, chi lo sa se il Napoli ha fatto un buon acquisto, è in una condizione fisica rivedibile, almeno stando a ciò che leggiamo. Vedremo poi nel campionato di Serie A, zittiti tutti almeno per quanto mi riguarda, nei primi 30 minuti della partita di ieri, perché dopo l'1-0 De Bruyne si va a prendere il pallone sulla linea di difesa per impostare ovviamente la manovra. In avanti le scelte sono tutte giuste, in sintonia con Lukaku, tant'è vero che poi arriva il 2-0 con la palla recuperata, Lobotka che con uno scavino, tra virgolette, imbecca Lukaku la passa a De Bruyne a centro area e il Napoli raddoppia, comunque spassa sul 2-0. Il terzo gol del Napoli arriva sempre con De Bruyne ma con Neres che in area voleva divincolarsi tra un paio di avversari e cercare la rete, ovviamente, che tutti quanti nei ritiri precampionato e nelle amichevoli che si giocano cercano di divertirsi e diciamo dal punto di vista personale poi trovare la marcatura. Non riesce, la palla arriva sulla sinistra sempre in area di rigore e De Bruyne con un tiro secco di sinistro buca le mani al portiere e tutti quanti ieri sera poi nel post partita avete visto come calcia De Bruyne, i tiri di De Bruyne, ma io credo che questi personaggi scendano dalle nuvole. Ma voi l'avete visto De Bruyne durante tutta la carriera, dico io, prima di fare di esprimervi così, lo sapevamo tutti quanti come calcia De Bruyne, tanto è vero che il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto e De Bruyne zittisce tutti anche per quanto riguarda la situazione condizione fisica, perché è un calciatore che anche senza palla si muove tantissimo e te lo trovi dappertutto. Poi nel secondo tempo diciamo le situazioni da analizzare sono poche. Possiamo dire qualcosina sui due gol presi. Sul primo mettiamo Oliveira in condizione di stare in mezzo tra due avversari, quindi ci perdiamo due avversari in area di rigore con una palla che arriva dalla sinistra, calciata in area, il tap-in del calciatore del girone, siamo d'accordo, forse lento, Meret poteva fare qualcosina in più perché quelle palle che vengono smanacciate al centro dell'area di rigore a me danno assolutamente fastidio, devono essere ovviamente smistate possibilmente ai lati della porta, e quindi se te la ritrovi al centro area avrai sempre il calciatore avversario di turno che accompagna l'azione, si ritrova il pallone davanti con tutto lo specchio della porta aperto e prendi il gol. Quindi arriva il gol del Girona che accorcia le distanze 3-1, il 3-2 invece ci perdiamo l'avversario in area, forse con una linea di difesa che è scesa troppo, diciamo, verso la linea di porta di Meret, lasciando poi l'avversario solo in area. Il tiro sicuramente era sul primo palo, si poteva fare qualcosina in più. Ovviamente sono situazioni da migliorare ed è sempre buono che accadano poi negli amichevoli precampionato. Nel secondo tempo si è provato anche un tantino dal punto di vista tattico questa soluzione a due con un McTominay vicino alla punta, con due diciamo fari offensivi tra virgolette
invece del tridente, e possiamo annotare anche in base all'amichevole di stamattina, e poi andiamo a vedere anche i gol che stamattina sono stati molto ma molto belli, ed è stata una partita molto divertente quella col Sorrento di oggi. Possiamo annotare la costruzione sulle fasce del Napoli, che sta prediligendo al momento lo sfruttare le caratteristiche dei quinti o calciatori che hanno caratteristiche da quinto, così come può essere, che ne so, uno Spinazzola. Ieri si prediligeva comunque diciamo più il terzino, tra virgolette, andare sul fondo, scusate, andare sul fondo, che l'esterno d'attacco, che rimaneva molto più interno e si andava a compattare sia nella fase di non possesso e sia quando comunque dovevamo attaccare. Ed è molto probabilmente una situazione che ci riporta poi al mercato che sta facendo il Napoli, sia per quanto riguarda Gutierrez già preso e sia per quanto riguarda Gianlu Sanchez, che speriamo arrivi, ma la situazione è ancora, diciamo, ferma a quei 17 milioni, che il Napoli comunque non vuole farsi prendere per la gola con queste situazioni al rialzo, concorrenze, il Siviglia che ci marcia un tantino. Però per caratteristiche questi due calciatori, Gutierrez e Gianlu Sanchez, comunque sarebbero, sono, per quanto riguarda Gutierrez, potrebbero essere, per quanto riguarda Gianlu Sanchez, caratteristiche che il Napoli potrebbe sfruttare alla grande per quanto riguarda i cross, per quanto riguarda l'arrivare sul fondo, anche se il calciatore del Girona, che a quanto leggiamo farà le visite mediche tra domani e dopodomani, predilige anche quella situazione nell'inserirsi comunque verso l'interno, ma lì sarà Conte comunque a gestire situazioni tattiche. Nel secondo tempo ovviamente c'è poco, ma veramente poco e niente da annotare nella partita di ieri contro il Girona. Stamattina molto più divertente il match dal punto di vista dei gol fatti, c'è una differenza sicuramente con l'avversario dal punto di vista tecnico, perché il Sorrento comunque milita in Serie C, il Girona è una squadra di Liga, è normale che ci possa essere questa differenza dal punto di vista dei gol e questo risultato un po' più rotondo, rifacendomi poi, togliendomi qualche sassolino dalla scarpa con la partita con l'Arezzo, dove si diceva ma però con l'Arezzo dobbiamo vincere, vinta a 0, e ricordiamo tutti i malcontenti che ci sono stati poi nelle scorse partite, nelle scorse uscite. Ecco che, come dicevamo, aumenta la condizione fisica e viene fuori poi la differenza tecnica contro un avversario che non ha praticamente tirato in porta. Poco fatto dal Sorrento. Savic mai impegnato, che è partito titolare. C'è stato ovviamente spazio per calciatori che hanno giocato meno ieri e hanno giocato stamattina. Mi è piaciuto e continua a piacermi in questo ritiro Marianucci, per personalità, per le scelte che prende poi palla al piede, sempre giuste e sempre con tempi diciamo da annotare. Ovviamente l'1-0 arriva con il gol di Lucca di testa servito con un cross da Spinazzola, e ritorniamo alla situazione degli esterni con calciatori con caratteristiche da quinti che arrivano sul fondo e la mettono in mezzo. Cerchiamo di crossare bene, perché Lucca di testa le prende tutte. Non mi è piaciuto però dal punto di vista scusate, dal punto di vista tattico, Lucca quando spalle alla porta deve cercare di smistare, ha sempre provato a girarsi cercando al limite di affrontare faccia a faccia la linea di difesa, e invece Lukaku, molto più esperto, Lucca ovviamente imparerà questa situazione, Lukaku subito smista dietro e attacca la profondità, invece Lucca cercava sempre di stoppare il pallone, qualche tocco in più veniva ovviamente recuperato e non se n'è fatto niente. L'1-0 lo segna Lucca, il 2-0 arriva con un raso terra di Scott McTominay, tra i migliori stamattina, ma Scott McTominay o giochi col Sorrento o stai giocando la partita di Champions e diciamo ha sempre lo stesso approccio, ed è questo che possiamo sottolineare sia ieri sera sia stamattina. È un Napoli che dal punto di vista agonistico è completamente sul pezzo, tanto è vero che scaramucce in aria, questioni che cominciano a tirarsi in questi amichevoli precampionato per la minima situazione, qualche contattino, e siamo sempre pronti lì a farci valere, ecco, dal punto di vista nervoso
ed è una condizione che a me piace perché tra poco inizia il campionato e devi stare completamente sul pezzo mentalmente, tecnicamente e fisicamente. Il 2-0 è di Scott McTominay che comunque dribbla in aria al limite, giusto dentro l'area, per chi non ha visto la partita, giusto dentro l'area, si sposta il pallone sul destro e con un raso terra sul palo lungo insacca il secondo gol. Poi ovviamente arrivano le sostituzioni nel secondo tempo e c'è il 3-0 che arriva oltre il 75esimo, dopo che diciamo il secondo tempo, così come quello di ieri nelle amichevoli precampionato l'abbiamo visto quasi in tutte le partite, i secondi tempi sono stati un tantino diciamo noiosi o più noiosi, ecco, delle prime frazioni. Arriva il 3-0 di Asa con un grandissimo pallone di Vergara sulla destra, stoppa il pallone a seguire e mette un rasoterra molto ma molto preciso, spostato un tantino sulla destra, ma siamo all'altezza del dischetto più o meno, e Asa insacca di destro sul palo lungo. C'era anche Lukaku sulla traiettoria del pallone che però non tocca ovviamente la sfera, quindi il gol lo diamo a Asa, credo che l'abbiano dato a Asa. Il 4-0 però arriva Lukaku che diciamo voleva assolutamente, poi è entrato nel secondo tempo, voleva per come l'abbiamo visto, voleva marcare il tabellino, ci è riuscito, tanto è vero che c'è un'azione McTominay, Zanoli e Lukaku che comunque insacca il 4-0, risultato tondo, ed è un Napoli che a -1 per quanto riguarda le amichevoli da giocare, perché ci sarà l'Olympiacos se non vado errato il 14 e poi inizia il campionato. Ha migliorato tantissimo la condizione fisica, si corre molto di più, le gambe rispondono a ciò che chiede il mister e quindi esce una partita molto più divertente di quelle che puoi vedere a inizio ritiro. Siamo tutti contenti stamattina, a parte i 2 gol presi contro il Girona, ma non perché abbiamo preso i gol, capitemi bene, perché i gol si possono tranquillamente prendere e si devono prendere nelle amichevoli precampionato per migliorare poi determinate situazioni, ma per come sono avvenuti da polli, perché sono 2 gol presi da polli, non sono errori o dove il Girona ti ha messo praticamente sotto, perché dal punto di vista del dominio, se vogliamo parlare di dominio in amichevoli precampionato, che è anche superfluo, ma se vogliamo parlare di dominio del gioco, il Napoli non ha steccato né ieri sera e né tantomeno stamattina. Però poi come arriva in area l'avversario cominciamo a traballare e sono situazioni che devono assolutamente migliorare, senza rifarci però all'anno scorso e traballavamo anche nell'anno di Garcia, eccetera eccetera. Sono condizioni che miglioreranno sicuramente e arriveremo molto ma molto pronti, viste le partite di stamattina, alla partita col Sassuolo di inizio campionato. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, seguiremo il calciomercato ovviamente, ecco perché vi dico, se vi iscrivete attivate la campanellina, perché domani magari ci sarà qualche acquisto o ci sarà qualche situazione che avanzerà, speriamo avanzi Gianlu Sanchez e si parla di Musa del Milan, si riparla ecco di Musa del Milan, perché il Napoli vorrebbe comunque il sesto centrocampista, 20 milioni più 3 e quant'altro. C'è il Nottingham Forest che a quanto pare ogni volta che il Napoli adocchia un calciatore si inserisce, così come ha fatto con Ndoye del Bologna. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!